Benvenuti su Emozioni e Connessioni. Questo è uno spazio dove esploriamo i misteri e la bellezza delle relazioni umane, immergendoci nelle emozioni che ci connettono e, a volte, ci allontanano. Oggi vogliamo porre una domanda che potrebbe cambiare il modo in cui vedi le tue relazioni. Ti sei mai chiesto se l'amore che stai ricevendo è davvero autentico? Immagina questo: sei in una relazione. Ci sono risate, momenti belli, ma in qualche parte di te c'è un'inquietudine. Qualcosa sembra fuori posto. Non sai esattamente cosa sia, ma senti che qualcosa non va. Un messaggio che lui o lei non risponde. Un piano annullato senza spiegazioni. Eppure ti chiedi, forse è solo nella mia testa. Forse sto aspettando troppo. Ma e se non fosse così? E se questi piccoli dettagli fossero indizi di qualcosa di molto più grande? Di un amore che non è così vero come meriti? Sapevi che ci sono segnali chiari, quasi come impronte sulla sabbia, che indicano quando l'amore è falso? Segnali che molti di noi ignorano perché non vogliono credere a ciò che significano veramente. Oggi, scopriremo insieme questi segnali. Perché non importa quanto dolorosa possa essere la verità, vederla è sempre meglio che vivere in un'illusione. Quindi, fai un respiro profondo. Chiudi gli occhi per un momento e chiediti, cosa il mio cuore sta cercando di dirmi? Esploriamolo insieme. Iniziamo dal primo segnale: distanza emotiva. Ti sei mai sentito solo, pur essendo accompagnato? Come se la persona accanto a te fosse fisicamente presente, ma emotivamente ha un mondo di distanza. Un partner che offre un amore falso spesso evita di aprirsi. Lui o lei può essere evasivo, dare risposte vaghe e evitare di condividere dettagli importanti della propria vita. Perché? Perché, in fondo, manca la vera intenzione di connettersi. E cosa succede nei momenti in cui hai più bisogno? Quando stai affrontando una difficoltà, noti che spuntano scuse. Ah, ero occupato, scusa, non ho visto il tuo messaggio, o anche il famigerato silenzio. Queste scuse sono come piccole crepe in una parete che dovrebbe essere solida. Mostrano che il supporto emotivo semplicemente non c'è. Ora, fermati un attimo e pensa, senti che la persona con cui stai condivide lo stesso spazio emotivo che hai tu? O devi portare tutto il peso della connessione da solo? Questo non è qualcosa da ignorare. La distanza emotiva è uno dei segnali più chiari che qualcosa non va. Ma è solo l'inizio. Continua con noi, perché i prossimi segnali approfondiranno ancora di più questa analisi. E ricorda, il silenzio emotivo non è solo una mancanza di parole, è un'assenza di intenzione. Quando senti che ogni conversazione sembra una battaglia persa o che i tuoi tentativi di vicinanza si trasformano in un eco nel vuoto, questo parla più forte di qualsiasi scusa potrebbe giustificare. Meriti un amore che ascolta, che reagisce e che cammina al tuo fianco, non uno che ti lascia sempre a guardare indietro, chiedendoti dove hai sbagliato. Hai mai notato come il silenzio in un conflitto possa essere più assordante di qualsiasi grido? Forse ti trovi in quel momento di tensione in cui qualcosa non va, ma dall'altra parte tutto sembra essere normale, come se nulla fosse successo. E ti chiedi, sarò io ad esagerare? O questa persona semplicemente non si preoccupa? Ignorare i conflitti è un chiaro segnale di una relazione squilibrata, e quando succede, viene lanciato un messaggio: risolvilo da solo, perché io non farò nulla. Immagina la scena. Un litigio nasce. Cerchi di spiegare i tuoi sentimenti, di trovare una soluzione, ma tutto ciò che ricevi è un lascia stare, uno sguardo vuoto o, peggio, la sensazione di parlare con un muro. Cerchi di rimediare, fai dei passi verso la comprensione, ma dall'altra parte, un niente. È come cercare di costruire un ponte mentre l'altra persona sta cercando di smontarlo. Questo non è amore, è indifferenza. E l'indifferenza, travestita da evitare le discussioni, può essere un colpo silenzioso alla base di qualsiasi relazione. Quindi, ti chiedo, fino a quando sei disposto a portare da solo il peso di risolvere i problemi di due?
Perché quando qualcuno ignora i conflitti, non sta solo evitando un momento scomodo, sta mostrando che lo sforzo, la cura e l'impegno per rafforzare la relazione non sono una priorità. Quante volte hai lasciato correre, pensando che fosse solo una fase o che fosse meglio non insistere? Quante volte il silenzio dopo una discussione non ti è sembrato un avviso che eri solo in questo campo di battaglia? I conflitti fanno parte di ogni relazione vera, ma ignorarli e scegliere un'erosione lenta e silenziosa, in cui uno dei due si consuma fino a non restare più nulla. La domanda è: sei disposto ad accettare questo silenzio? O sei pronto a sentire ciò che sta davvero dicendo? Hai mai sentito di remare da solo su una barca che dovrebbe portare due persone? Che tutto dipende da te, gli incontri, le conversazioni, persino l'energia che tiene viva la relazione. Lo sforzo unilaterale non è amore, è stanchezza mascherata. E mentre dai tutto te stesso, dall'altra parte sembra che l'altro stia comodamente seduto a ricevere, come se fosse uno spettatore in qualcosa che dovrebbe essere una partnership. Pensa a questo: quante volte sei stato l'unica persona a suggerire qualcosa da fare? O quella che manda sempre il primo messaggio? Sembra che dall'altra parte non importi nulla, come se la tua presenza fosse garantita, come se il fatto che tu ti preoccupi fosse sufficiente per portare tutta la relazione. Ma ecco il punto: l'amore non deve essere portato da una sola persona. Deve essere condiviso. Allora perché sembra che tu ti stia dando a qualcuno che non muove un dito per te? E qui arriva il dubbio: sto chiedendo troppo? Lui o lei non sa davvero come ricambiare. Non ingannarti. Lo sforzo è una scelta. Chi vuole esserci, chi valorizza l'altro, trova modi per dimostrarlo. Non deve essere un gesto grandioso, un regalo costoso o una dichiarazione epica. Può essere qualcosa di semplice, come un "ti ho pensato" o la voglia di pianificare un momento speciale senza che tu debba chiedere. Ma quando anche le cose basilari mancano, cosa rimane? Puoi sostenere una connessione da solo? Forse la trappola più grande è la speranza. Quella voce che ti dice: lui cambierà. La prossima volta sarà diverso. Ma ti chiedo: quanto tempo aspetterai che l'altro capisca qualcosa che dovrebbe essere ovvio? Perché, mentre tu pianifichi, dimostri, investi, chi sta investendo su di te? Ti sei sentito invisibile in una relazione? Come se le tue gioie, paure e anche quelle piccole conquiste quotidiane fossero solo rumore per chi dovrebbe essere al tuo fianco. La mancanza di preoccupazione può essere silenziosa quanto devastante. Non urla, non litiga, ma fa male, perché il vero amore vive nei dettagli, nella cura. E quando questi gesti scompaiono, cosa rimane? Arrivi a casa entusiasta per raccontare qualcosa che è successo, ma la risposta è un semplice "ah, va bene". O peggio, nemmeno quello. Il suo sguardo è sul cellulare, sulla televisione, da qualche parte che non sei tu. E allora cominci a chiederti: sarò io ad essere noioso? Sto esagerando? Ma non sei tu. È lo spazio vuoto che dovrebbe essere riempito dall'interesse genuino di chi dice di preoccuparsi. Perché, quando qualcuno si preoccupa, le domande arrivano naturalmente. Com'è andata la tua giornata? Va tutto bene? Hai bisogno di qualcosa? Non si tratta di chiedere attenzione, si tratta di sentire che c'è, senza bisogno di chiedere. E cosa dire di quella indifferenza che appare nei momenti difficili? Affronti una situazione complicata, speri in una parola di supporto, un gesto di conforto, ma ciò che trovi è un silenzio. Come se i tuoi problemi non avessero importanza, come se il dolore fosse solo una tua responsabilità, e solo tua. E questo fa male. Fa male perché il vero amore non è indifferente. Non ignora. Partecipa, accoglie, si coinvolge. Ora, fermati e pensa: quante volte ti sei sentito solo mentre eri in compagnia? Quante volte hai cercato di giustificare il distacco dell'altro come mancanza di tempo o il suo modo di essere? Ma fino a quando? Perché l'amore che non si preoccupa è l'amore che non cura. E un amore che non cura è davvero amore?
Se ti sta piacendo questo contenuto e vuoi continuare a imparare di più su connessioni reali e relazioni autentiche, iscriviti al nostro canale Emozioni e Connessioni. Qui condividiamo consigli e storie che ti aiuteranno a comprendere meglio cosa conta davvero nelle relazioni. Non perdere l'opportunità di far parte di questo viaggio con noi. Basta cliccare sul pulsante per iscriverti e attivare la campanella per non perdere nulla. Cresciamo insieme! Ti è mai capitato di sentire quella sensazione di nodo allo stomaco senza spiegazione? Un disagio che arriva dal nulla, come se qualcosa non fosse al posto giusto, anche se tutto sembra corretto? A volte, il cuore capisce ciò che gli occhi non riescono a vedere, ed è lì che entra in gioco il nostro sesto senso. Quella voce interiore che sussurra, che insiste, qualcosa non va. Ma la ascolti? O preferisci ignorarla, sperando che sia solo nella tua testa? Forse hai già notato piccoli gesti. Sguardi che si allontanano, risposte che non si incastrano, una distanza sottile che non riesci a spiegare, ma che è impossibile ignorare. È come se mancasse un pezzo del puzzle, e per quanto ci provi, non riesci a completare l'immagine. È istinto. È la tua intuizione che urla per dirti di prestare attenzione, anche quando non c'è una prova chiara davanti a te. Quante volte ti sei trovato a razionalizzare questi sentimenti? Dicendo a te stesso, sto esagerando, sono insicuro, è solo nella mia testa. Ma la verità è che il sesto senso raramente mente. È la somma di tutte quelle piccole cose che percepisci senza percepirle, il tono di voce che cambia, i modelli che si rompono, l'energia che diventa pesante. Lo senti, ma non sai dire come o perché. E sai qual è la parte più spaventosa? Spesso, affronti questa sensazione, cerchi risposte, ma l'altro nega. Dice che va tutto bene, che stai immaginando cose. E così rimani intrappolato in un loop, fidarti della sua parola o del tuo istinto? Ma fammi una domanda, quando il tuo cuore ti ha mai ingannato davvero? L'intuizione non ha bisogno di prove. È quella luce di allerta che lampeggia prima che l'ovvio accada. Allora, perché ignorarla? Perché zittire quella voce che vuole solo proteggerti? Forse è il momento di fidarti di più di te stesso, di ciò che il tuo cuore sta cercando di dirti. Dopotutto, quante verità sono state nascoste dietro al "stai vedendo cose"? Ti è mai capitato di condividere qualcosa di importante, qualcosa che tenevi nel profondo del cuore, e renderti conto che la persona dall'altra parte semplicemente non era lì? Forse hai parlato di un sogno, di una conquista o anche di una preoccupazione, e la risposta è stata un cenno distratto, un senza emozione, o peggio, il silenzio. Come ti sei sentito in quel momento? Ignorato? Piccolo? Invisibile? Questo tipo di atteggiamento può sembrare sottile, ma l'impatto è profondo. Perché quando qualcuno non presta attenzione a quello che dici, il messaggio va ben oltre le parole. È come se, nel sottofondo, stessero dicendo, non mi importa di ciò che è importante per te. E la cosa peggiore è che questo inizia con piccole cose. Dimenticano la data di una presentazione importante al lavoro, ignorano il nome di quell'amico che hai menzionato più volte, o addirittura non notano il fatto che tu sia triste o felice per qualcosa. E non si tratta solo di memoria. Si tratta di interesse. Perché quando qualcuno si preoccupa davvero, ascolta, ricorda, si connette. Ma quando questo non accade? E quando tutto ciò che dici sembra cadere nel vuoto, come un eco in una stanza vuota? La sensazione è che tu stia parlando in un monologo, non in una conversazione. E poi arriva la domanda inevitabile, come può qualcuno costruire una connessione vera senza prestare attenzione? La risposta, spesso, è dura. Non può. Perché senza quell'attenzione ai dettagli, a ciò che provi e condividi, la relazione diventa superficiale, priva di profondità e significato. Allora, pensa con me, quante volte hai accettato il ruolo di invisibile? Quante volte hai lasciato passare, pensando che forse fosse chiedere troppo voler essere ascoltato?
forse è il momento di chiederti, stai parlando con qualcuno che vuole davvero ascoltare? Ti sei mai trovato in una conversazione che sembrava più un obbligo che uno scambio genuino? Quel tipo di dialogo dove le parole arrivano, ma non toccano, e tutto suona o vuoto. Come se ci fosse un copione predefinito, com'è andata la giornata? Bene. E la tua? Anche la mia bene. Fine. Nient'altro. Ora pensa, come ti senti dopo un'interazione del genere? Ispirato? Coinvolto? Probabilmente no. Le conversazioni monotone drenano energia invece di creare connessioni. È come se stessi parlando con qualcuno che è fisicamente presente, ma emotivamente a miglia di distanza. E la domanda che sorge è: perché esiste questa barriera? Il vero problema non è l'assenza di parole, ma la mancanza di significato. Perché, diciamolo sinceramente, conversare non riguarda solo scambiarsi frasi, ma condividere, esplorare, creare. Quando questo scompare, ciò che rimane è un silenzio travestito da parole, un eco senza anima. E poi, inizi a chiederti, perché siamo insieme? Perché parliamo, se non c'è più nulla da dire? A volte, l'altro sembra rispondere per obbligo, senza voglia, senza luce. È un ciclo estenuante che spegne, lentamente, ogni scintilla che restava. Allora, chiediti, cosa rivelano queste conversazioni? È disinteresse, mancanza di compatibilità, o qualcosa di ancora più profondo? Il silenzio, spesso, è più rivelatore delle parole. Forse la domanda più importante è: quanto tempo accetterai parole che non hanno cuore? Hai mai pensato a come sarebbe un rapporto in cui non ti senti mai veramente speciale? Come sarebbe vivere al fianco di qualcuno che non si prende la briga di ricordarti le date importanti o che non appare nei momenti più difficili? Sembra doloroso, vero? E la cosa peggiore di tutte, questo vuoto emotivo è lasciato da una negligenza così sottile, ma così costante, che, gradualmente, inizi a chiederti se davvero conti. Ti sei mai accorto che, nelle relazioni, sono i piccoli gesti a fare davvero la differenza? Quel messaggio inaspettato a metà giornata, un sorriso di supporto quando meno te lo aspetti, un semplice "sto pensando a te". Ma quando questi gesti mancano, cosa resta? La sensazione di essere solo un dettaglio nella vita dell'altro, un'ombra che si muove senza essere notata. È interessante, perché nessuno dice apertamente: non sei importante per me. No, questo non accade mai così. La negligenza emotiva è più subdola. Si camuffa, si traveste di assenza, di parole non dette, di momenti di silenzio che non vengono interrotti da un "sono qui per te". Invece, impari a accontentarti di briciole emotive, e la cosa più curiosa è che, col tempo, inizi a pensare che queste briciole siano sufficienti. Ci sei mai passato? Ti sei mai visto cercare di dare un senso a qualcosa che non offre nemmeno un minimo di chiarezza? Quel momento in cui pensi: sto chiedendo troppo? Sto solo aspettando un po' di attenzione, di affetto, di qualcosa che mi faccia capire che la mia presenza conta davvero? Non è facile, perché finisci per perderti in questo ciclo di cercare di convincerti che forse l'amore è così, vuoto, senza sforzo, senza emozione. Ma nel profondo, sai che qualcosa manca. E allora arriva la domanda: se non ti senti mai speciale per l'altro, l'altro si preoccupa davvero? E non è una questione di gesti grandiosi, ma delle piccole cose che fanno battere più forte il cuore, come un promemoria discreto che sei visto, che sei ascoltato. Immagina se queste piccole azioni sparissero completamente. Cosa resterebbe, in fondo? Ti sei mai trovato a cercare di riempire quel vuoto, sperando che le azioni di qualcun altro cambino, che la negligenza si trasformi in affetto, che il silenzio si trasformi in parole? La verità è che l'assenza di gesti può essere più impattante di qualsiasi parola detta, perché, in fondo, tutti abbiamo bisogno di sentire che, in qualche modo, siamo speciali per qualcuno. Perché, quando questo non succede, inizi a chiederti: e se l'amore, in realtà, fosse solo un'illusione? Ti sei mai accorto che, in una relazione,
il futuro non sembra mai far parte della conversazione? Quando le parole noi e insieme vengono dette, ma qualcosa nel modo in cui vengono dette ti fa sentire che la persona è lì, ma senza essere veramente lì, con te. Come se il tempo che condividete fosse qualcosa di temporaneo, qualcosa che svanirà non appena il momento presente passerà. E non si tratta solo di promesse di matrimonio o viaggi esotici. No. Si tratta delle piccole cose, dove saremo tra qualche mese. Cosa faremo dopo questa fase della vita? Il tipo di conversazione dove ti senti che, guardando al futuro, stai costruendo qualcosa di solido, qualcosa che ha senso per entrambi. Ma cosa succede quando queste conversazioni non avvengono mai? Quando i piani sono sempre vaghi o, peggio, inesistenti? Ti sei mai trovato a chiederti, e adesso? Cosa succede dopo? Il tempo passerà, ma c'è una strada chiara per entrambi? Quando la relazione è trattata come qualcosa di temporaneo, dove l'ora sembra essere l'unico tempo che conta, è difficile immaginare cosa succederà quando arriverà il domani. Alla fine, il domani non sembra mai essere all'orizzonte per chi considera la relazione come una storia passeggera. Come si sente il tuo cuore quando ti accorgi che i piani per il futuro non ti includono? È come vivere in un limbo emotivo, vero? Vuoi credere che le cose andranno avanti, che i sogni saranno condivisi, ma invece ti trovi a ripetere lo stesso ciclo di momenti che non portano a nulla. E se un giorno mi svegliassi e mi accorgessi che il domani non è mai arrivato? Hai mai provato questa frustrazione, quel vuoto che sorge quando le aspettative vengono rinviate? Non parlo di grandi piani, come sposarsi o avere figli, parlo della certezza che la persona con cui condividi la tua vita, o almeno una parte di essa, stia anche visualizzando un futuro con te. Che i vostri destini sono intrecciati, che il domani non è solo un concetto lontano, ma qualcosa di tangibile e desiderato. E cosa succede quando inizi a chiederti, se non c'è un futuro, qual è lo scopo del presente? Se il presente si riduce a un momento, ma il futuro non viene mai menzionato, inizi a chiederti, dove sta andando questa relazione? O meglio, sta andando da qualche parte? Meriti qualcuno che discuta il futuro con te, che immagina possibilità, che non si accontenta dell'oggi. Perché il futuro, inizia con il presente. E se il presente è vuoto di piani, cosa dice questo su ciò che verrà? Hai mai vissuto un momento in cui tutto sembrava crollare intorno a te e l'unica cosa che volevi era che qualcuno, chiunque, fosse lì per supportarti? Ma invece, ti sei trovata sola, guardando il telefono aspettando un messaggio, un segno, una parola che fosse, e niente. Nessun gesto, nessuna voce. Come ti senti quando, nel momento in cui più ne hai bisogno, il supporto di chi dovrebbe essere al tuo fianco semplicemente svanisce? Ti sei mai chiesta cosa succede quando, in una crisi, vieni ignorata? Quando i tuoi sentimenti sembrano invisibili a chi dovrebbe essere il tuo rifugio, e il silenzio dell'altro è assordante? Quando ti trovi davanti a una sfida emotiva e la persona al tuo fianco sembra più preoccupata per i suoi problemi, come se il tuo dolore non fosse reale, come se la tua necessità di conforto fosse solo un peso? Immagina questa scena, sei in un momento di difficoltà. Magari stai affrontando un problema al lavoro, una perdita, o anche una situazione personale che ti lascia senza terra sotto i piedi. Guardi la persona che, teoricamente, dovrebbe essere il tuo supporto incondizionato. Aspetti un abbraccio, una parola di conforto, qualcosa che ti faccia sentire che non sei sola. Eppure, provi il vuoto. Nessuna parola. Nessuna azione. Nessun supporto. Solo silenzio, come se stessi chiedendo troppo. Hai mai sentito questa mancanza di empatia? Cosa succede quando la persona più importante della tua vita diventa un'ombra, assente nel momento in cui hai più bisogno di luce? La sensazione di abbandono nei momenti di vulnerabilità può essere devastante. Il dolore di essere ignorata quando sei distrutta dentro non riguarda solo ciò che non è stato detto, ma ciò che non è stato fatto. E ti sei mai fermata a chiederti cosa significhi questo per la relazione?
Se, nei momenti di crisi, la persona che dovrebbe essere la tua roccia diventa un eco distante, che tipo di legame esiste davvero tra di voi? Cos'è una relazione senza empatia, senza supporto? Quando il dolore è visto, ma non riconosciuto, ti senti come se stessi chiedendo qualcosa di impossibile. È chiedere troppo aspettarsi supporto emotivo quando il mondo sembra crollare? Ma forse la domanda più importante è, se non puoi contare su qualcuno per essere al tuo fianco nei momenti più difficili, cosa significa questo riguardo a ciò che realmente rappresenti per quella persona? Quando il silenzio sostituisce le parole e l'indifferenza prende il posto dell'azione, cosa rimane? Hai mai fatto piani con qualcuno, credendo che questi piani fossero reali, che ci fosse qualcosa dietro le parole, che fossero promesse condivise? Ma poi, succede qualcosa. Improvvisamente, questi piani non valgono più niente. Scompaiono nell'aria come se non fossero mai esistiti, come se il tempo che hai dedicato, le idee che hai condiviso, fossero irrilevanti. E ti chiedi, come qualcosa di così importante per me può essere facilmente ignorato dall'altro? È come costruire un castello di carte, pieno di aspettative, aspettando che rimanga saldo. Ma al primo tocco, ciò che sembrava solido e sicuro crolla. Improvvisamente, la persona al tuo fianco agisce come se l'impegno preso, la decisione presa, non significassero nulla. Come se la tua parola fosse solo una foglia al vento, portata dalla prima brezza che passa. Hai mai provato questo? Ti sei mai trovata a cercare di capire come qualcuno possa semplicemente ignorare qualcosa che era stato deciso, qualcosa che sembrava essenziale per il futuro di entrambi? Forse avevi pianificato un viaggio, un cambiamento di vita, un sogno che volevi condividere. E poi, cosa succede? Il partner agisce come se nulla fosse importante, come se l'unica cosa che conta davvero è ciò che lui vuole, ciò di cui ha bisogno nel momento, senza nemmeno considerare l'impatto che questo ha su di te. Non sarebbe più facile se, invece di agire in modo egoista, le persone si fermassero semplicemente a pensare a ciò che è importante per l'altro? Quando le decisioni che prendete insieme diventano solo una formalità, quando senti che le tue idee e i tuoi desideri non contano, è come vivere una relazione a senso unico. E la cosa più dolorosa è rendersi conto che, quando i piani vengono distrutti senza considerazione, ciò che viene realmente detto non riguarda solo quei piani, ma riguarda te. Perché, se l'altro non riesce a rispettare le decisioni che hai preso insieme, davvero si preoccupa di ciò che è importante per te? Hai mai avuto la sensazione che, per l'altro, il tuo tempo e le tue scelte non siano altro che un'opzione usa e getta, qualcosa che può essere cambiato in qualsiasi momento, senza preavviso? E ti chiedi, cosa rimane di una relazione dove i piani e gli impegni non hanno valore? Dove la parola data non ha peso? Questa sensazione di disconsiderazione, questa negligenza verso ciò che è condiviso, corrode qualsiasi base di fiducia, vero? Cosa fai quando la persona con cui condividi i tuoi sogni non li vede come preziosi? Quando, alla fine, l'unica cosa che conta è ciò che l'altro desidera nel momento, senza guardare a ciò che avete costruito insieme? Hai mai pensato a quanto sia difficile a volte riconoscere i segnali di un amore che non è vero? È come se stessimo guardando qualcosa in cui vogliamo credere, ma nel profondo sappiamo che sta crollando, che non è ciò che sembrava essere. E poi arriva il dolore di rendersi conto che ciò in cui hai investito, la tua fiducia, il tuo affetto, è stato assorbito senza essere nutrito a sua volta. Hai mai provato questo dolore? Ti sei mai trovata in una relazione che ti svuotava invece di rafforzarti? Riconoscere i segnali di un amore falso può essere doloroso, è vero. Ma e se ti dicessi che questo momento di confronto è anche un momento di liberazione? Perché, nel momento in cui riesci a vedere le cose con chiarezza, puoi finalmente lasciarti alle spalle ciò che ti imprigiona. Puoi uscire da una relazione che non ti fa bene, che non ti offre ciò che veramente meriti, e fare spazio per qualcosa di nuovo. Qualcosa che sia reale, che ti costruisca, che ti faccia sentire viva. Sei pronta per questo? Sembra semplice quando lo dico così, vero? Ma cosa significa veramente un amore genuino? È solo questione di parole dolci o regali costosi?
No, non è solo questo. L'amore vero è quello che nutre, che rispetta e che costruisce. Non ti lascia in un posto di dubbio, non ti fa chiedere cosa rappresenti per l'altro. Ti fortifica, ti ispira a essere migliore, e c'è non solo nei bei momenti, ma anche nelle sfide. Questo è il tipo di amore che meriti. E ti stai permettendo di vivere questo amore? O stai accettando briciole, sperando che qualcosa cambi, quando in realtà ciò che deve cambiare è la tua percezione di ciò che è veramente importante? Ora, con tutto ciò in mente, cosa farai con questa consapevolezza? Come userai i segnali per proteggere il tuo cuore e, allo stesso tempo, cercare quelle connessioni che davvero portano felicità e crescita reale? Sei pronta a fare il passo di lasciare andare le relazioni che non ti servono più e cercare quelle che ti potenziano e ti fanno sentire che meriti qualcosa di molto più grande? Se ti sei riconosciuta in alcune di queste situazioni, o forse hai vissuto qualcosa di simile, voglio sentire la tua storia. Raccontaci nei commenti se conoscevi già questi segnali e come li hai affrontati. Condividi la tua esperienza con noi, perché, alla fine, ognuna di noi ha qualcosa di unico da insegnare, qualcosa che può aiutare un'altra a vedere ciò che da sola non riesce a vedere. E se non ti sei ancora iscritta al nostro canale Emozioni e Connessioni, non perdere altro tempo. Vieni a far parte di questo viaggio, dove cerchiamo insieme più amore, più connessione e più autenticità. Ti stiamo aspettando.